Ed eccoci qua, buongiorno, buongiorno. E anche questa mattina però guardate, meraviglia, oggi c'è un sole spettacolare e un lago meraviglioso. Parliamo piano perché è presto, sono le 6:30 del mattino, ultimo giro e poi alla base di controllo fino alle 7:30. Allora, qual è la cosa che vi fa più paura? La ciurma, di che cosa avete paura? È l'argomento del giorno. Ne avevo 2 o 3 della verità, poi me li dimenticherò di argomenti, ma dai lì Olli, guardate la Olli, che statua. E niente, cancello l'ho riparato, funziona, ma ho paura che poi si rompa e faccia un danno. Ormai è da buttare via proprio, sarebbe da cambiare cancello. Vedete qua. E lascerò solo questo che fa l'apertura automatico, e qua metterò un qualcosa che tenga chiuso, uno scrocco che tenga chiuso nel terreno la prima anta, mentre l'altra la posso lasciare automatica, e devo farlo adesso. Quindi mi sono buttato giù dal letto. Vedete, cara ciurma, come è dura fare i pirati. Il capitano è sempre al lavoro. C'ho già il video su, vediamo se riesco a pubblicarlo entro stasera, che va a chiarire un po' quelle cose che avevamo parlato anche sulla diretta Instagram. Il video uscirà sul primo canale e sarà appunto con Paradiso, Inferno, al di là, concetti e preconcetti, questo sarà il titolo, e parleremo di appunto queste cose che entrano in dissonanza. Rispondo anche a Giulio Martino, che è sempre carino, che mi ha scritto anche oggi, che ha ancora questi dubbi sulla reincarnazione, nel senso che lui proprio è chiaro che non c'è la reincarnazione, lui gli è chiara questa cosa, però dice ma in alcune AND se ne parla, questo, quell'altro, st'altro. Allora bisogna chiarire, come sempre, che questo discorso della reincarnazione, come altri discorsi come il Paradiso e l'Inferno, bisogna vedere che tipo di visione hanno avuto, perché, per come, o può darsi che quei pochi siano gente, appunto quei pochi che devono poi reincarnarsi, ma in genere questi ricordi di altre vite o di vite diverse sono dovuti al contatto dell'anima col tutto. Diciamo così che c'è una specie di intelligenza generale, di conoscenza generale, cui noi ci allacciamo una volta esseri spirituali, e si assorbono anche esperienze altrui, esperienze terze, possiamo così definirle, e quindi magari queste, una volta tornate nel corpo fisico, tendiamo a interpretarle come esperienze nostre passate. Il braccio del cancello si trova qua e messo in sicurezza. Bene, ora che ho assunto il mio dovere di pirata di casa, veniamo al pirata della ciurma, comandante capitano della ciurma. Allora, lì c'è la chiesetta e qua c'è il ferramenta. Qua è il ferramenta dove è successo quel fatto che voi tutti vi ricordate. Chi ha seguito la mia storia lo sa. Ieri poi, mi dispiace, avevo la visita medica, sono andato dal dottore e poi non stavo bene, non si ero troppo stanco, ho dormito 2 ore e mezza. Adesso sono le 7:30 del mattino e siamo qua e dobbiamo finire di aggiustare il cancello. Ho tirato via il motore, come avete visto ieri, cara ciurma. Adesso dobbiamo tirare via quello che lo sosteneva e poi metteremo il nostro crocchio per tenere chiusa la metà del cancello, quello che non è più motorizzata. Ma e soprattutto, allora, parlavamo di cosa vi fa paura. Cos'è che vi spaventa di più nella vita? Cos'è che vi fa realmente paura? Allora, vi dico, così vi tiro avanti, poi voi nei commenti mi scriverete cosa vi fa paura, cosa vi spaventa. Cosa spaventa a me? A me spaventa la solitudine. Non la solitudine nel senso, anche adesso sono qua da solo, faccio il mio lavoretto, insomma, voglio dire,
nel senso sono qua che prendo gli attrezzi nel covo del pirata. La solitudine nel senso di essere abbandonato a me stesso, da solo nel nulla. Questa è una cosa che mi terrorizza molto, qua come vita fisica ovviamente, dove ci può essere una qualche sofferenza, un senso di abbandono. Ecco, quello mi terrorizza molto di più di qualsiasi altra cosa, di più di quando sono stato in situazioni veramente fisicamente pericolose. Questo mi spaventa molto. A voi cosa spaventa? Qual è la cosa che vi fa più paura che possa succedere? Al di là ovviamente della morte, che quella penso che sia una paura ancestrale che hanno tutti. Un'altra cosa che spaventa i lavori, c'è sempre l'inconveniente. Allora, 2 fori fatti, ne devo fare altri 2, via che qua non riesco a forare. Perché? Perché a un certo punto qua ci sarà il tubolare che passa, c'è tubolare come questo che vedete, che passa all'interno, e quindi lo spessore è veramente spesso da forare di metallo. E vabbè, ce la faremo. Devo mettere questo scrocchio per bloccare il cancello, la parte di cancello non più motorizzata. Vedete che il foro, dopo molta fatica, sono riuscito, ma è sbagliato, perché qua c'è il cancello è bombato e quindi storge, fissandolo sopra si storge e non riesce a portarlo a filo, quindi dovrò fare 2 fori diversi e quindi si torna al lavoro. C'è il pirata, il lavoro eseguito. Vedete, il cancello resta chiuso, anche se uno prova a forzare più volte, e poi si può mettere un lucchetto, si apre e voilà. Adesso dovrò dare il colore ovviamente, e poi quest'inverno vedremo come risolverla in maniera più adeguata. E così quando uno suona il campanello, entrata pedonale, si apre, come si dice, un'anta sola e diventa entrata pedonale. Per la carraia ci si ferma un attimo, si scende dalla macchina e si apre anche l'altra parte, e intanto è risolta. Guardate il gelso, sta già preparandosi delle more, guardate, e ci sono già le formiche che me le mangiano. Ciurma, qual è la cosa che temete di più, che vi spaventa di più, che vi preoccupa di più? Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Il vlog per oggi finisce qua. Scusate se ieri non è uscito, ma appunto ho avuto una serie di contrattempi, ho dovuto mettere in sicurezza il cancello che era partito al braccio, ho dovuto smontarlo tutto, c'era un braccio come dall'altra parte, isolare i cavi, tutto. Poi sono andato alla mia visita, sono stato anche poco bene e quindi è andata un po' così. Oggi un po' meglio, adesso vado a riposare un po', poi vi pubblico il vlog e il video che non ho pubblicato ieri sul primo canale, che è pronto, devo solo fare l'anteprima. Iscrivetevi al canale, mettete like, condividete sui social. Come sempre un caro saluto ciurma dal pirata. Ciao!